Ragazzi, bentornati a pesca. Ho voluto provare a cambiare zona e provare uno spot totalmente sconosciuto e mi sembra essere davvero devastante. Abbiamo anche il vento alle spalle, che meraviglia. Ho deciso di usare adesso il cannone perché insomma questo mi sa di posto veramente impegnativo. Non ho idea di cosa potrebbe girare, magari riccioloni, magari dentoni, non so cosa potrebbe girare. Potrebbe girare di tutto, potrebbe girare niente. Anzitutto cambiamo punto dove lanciare perché non mi piace. Ai. Ai. Mamma mia, mamma che posto. Wow. Devo lanciare un popper anche qua, a voglia. E come se lo devo lanciare un popper qui? No, voglio qualcosa che si lanci bene fuori. Un driftun, no, un Y2 va. Andiamo di Y2. Qua per girarti tutto. Per me può salire di tutto. Bel nuoto. E dai, cosa aspetti? Che legna che mi ha dato! Cos'è? Guarda che stronzo! Ah, una riccioletta! Ma roba da pazzi! Mi ha dato una legna! Pensavo fosse tipo una lampugozza da come si era comportata. Piano, ma non è possibile. Vai sull'Y2. Vai ragazzi, faccio tipo 7 lancia popper. Per me in schiumate così potrebbe girare dallo spigolone al dentice in caccia, tutto. Sono delle schiumate fantastiche. È imperativo provare con un mare così a galla, specialmente in acqua così bassa. Un lancio ancora popper e poi mi sposto di nuovo. Lo so che avevo detto che era l'ultimo, ma voglio farne ancora uno, non so perché, ma la sento. Ragazzi, ho fatto una camminata su rocce veramente bruttissime, ma sono arrivato in uno spot che non è bello di più. Qua me ne sto fino a quasi buio, ovvero un'ora e mezza da adesso circa. Spot da panico, condizioni da panico. Vediamo se esce qualcosa. Botta. Fondo. Tira di quelle bombe il mare.
Vabbè, vado proprio tranquillo. È l'ora della verità, signori. Come diceva il capitano dell'Andrea Gail al suo equipaggio quando si trovavano in mezzo alla tempesta, qua si vedono gli uomini dai pagliacci. Mi pare dicesse una cosa del genere, magari non proprio così, però il senso era quello. E questa è l'ora della verità. Mare di quelli bastardi, spot che non riesco bene a capire le profondità, non riesco a capire i gradoni, è mosso, non mi fa capire bene quello che devo aspettarmi. So che farò solo fare una discesa, perché vedo già che sicuramente i primi 15 metri sono bassi, quindi se si aggancia qualcosa devo tirarlo su molto ma molto in fretta, frizione chiusa e pedalare. Sono molto pesante, ma in uno spot così non direi che è obbligatorio andarci pesante. Tordali. Andiamo su e siamo salvi, dai. Una bella scalatella da fare. Questo è il cosiddetto lancio di merda. Non è facile da fare, ci vogliono anni di studio e impegno. Però attenzione, vi dico un segreto. Anche un lancio di merda può rivelarsi quello giusto a volte. Dice, ma mi sono lanciato nei piedi. Sì, però non è detto. Che magari lanciate proprio in testa al pesce. Adesso basta lanci di merda, ce ne sparo uno di quelli furbi. Ma per farne uno furbo devo mettermi qua, altrimenti non ce la faccio così. Oh, questo è furbo, Lancio che più rischio non si può. O mangia o incaglio, non c'è via di mezzo. Sono nel punto più merdoso che c'è per un incaglio. Però potrebbe anche mangiare qualcosa. Probabilmente una piccola ricciolota, boh. Ho sentito come se... no, è una cerniota, Ho sentito come se qualcosa l'avesse frenata. Tipo che ne so, una ricciola che ha provato a morderla durante il recupero. Potrebbe essere questa roba qua? Boh. Vabbè, comunque dai, abbiamo fatto un pesciolino in più che gli farò fare un piccolo volo. Cerchiamo di farla andare abbastanza di testa. Vai. Già ha fatto un
Ha fatto un tuffo, ragazzi, da 10, è entrata senza uno schizzo di testa, meraviglioso. È uscita una cegnottina. Gli abbiamo fatto fare anche il tuffo olimpionico triplo carpiato con avvitamento. Tra l'altro i giudici hanno dato tutto 9, 10, punteggio madornale. E tra, ma penso 20 minuti verrà buio. E sarà il tempo in cui io me ne andrò. Me la gioco fino all'ultimo, va. Me la gioco fino all'ultimo, anche perché spesso e volentieri, proprio pochi minuti prima del buio, è un momento topico, quindi ce la giochiamo fino all'ultimo, dai. Vediamo, c'è sta specie di canalone con buca centrale, che per me a quest'ora qualche pesce a fare due aspetti di caccia potrebbe anche entrare. Cavoli, se non entra adesso. Oh. Non ho capito se era un pesce o corrente, ma mi sa che era un pesce, che ha dato un po' una trattenuta. E che cavoli, che corrente, no, corrente così forte, no. Per me lei era un pesciun, per me lei era un pesciun. Non è enorme, un'altra cernotta. Mangiano tardi, mangiano tutte tardi. Ma dove va? No, è un barra. È un barra. Ti facciamo prendere l'ascensore? Barracudino. E basta con sto GPS. Barracudino. Questo lo possiamo anche trattenere, Questo non è male, tanto è distrutto. Guardate che se mi metto a stick li spezzo in due. Se mi metto a stick faccio come Ivan Drago, li spiezzo. Però devo scendere sotto là e stare più basso, e non voglio, perché magari non succede, ma metti che arriva un'onda più grande, magari non mi porta in acqua, perché non mi porta in acqua, però mi faccio il bagno e non ce n'ho voglia. Quindi me ne sto qua dietro al sicuro, in alto, che vedo tutto bene, e chi si è visto si è visto. Ma ha impuzzentato tutta la mano, guarda che schifo, bestia di Satana immonda. Ma c'ho una cosa che è tutto uno scivolizia, c'ho. Ho paura che i pesci mangino proprio tardi in questo periodo. Tardi, se non addirittura a buio pieno. Ah, questo era un bel pesce, arca puttana. Ragazzi, allora voglio provare ancora qualche lancio a stick. Ragazzi, tra pochissimi minuti sarà completamente buio. Mi voglio fare ancora proprio 3 lanci, dai. 3 lanci con una stick. Allora, ho combinato un disastro, ovvero avevo comprato da sgranocchiare un tortino, cioè praticamente era un biscottino delle dimensioni di un medaglione, probabilmente al cioccolato, probabilmente con un cuore abbastanza morbido. L'ho lasciato in una tasca dello zaino, tra gli sballonzolamenti, tra i gig e tutto, è letteralmente esploso, e adesso sembra che qualcuno mi ha cagato nello zaino. C'è un disastro.
A parte il profumo di cioccolato, l'aspetto è quello della merda. Devo fargli fare un giro in lavatrice, cioè non posso lasciarlo così. Obbligatoriamente, dai, su, non si può. Allora, dov'è che posso andare magari un pelino più giù, ma restando in sicurezza? Qua. Qua adesso se c'è qualche pesce, qualche barrone in giro, ammazza come si fionda, te lo dico io. A quest'ora qua, che botta! Metto qua che riesco a caricare. Che botta! Sotto i piedi, ci hanno tirato una bella morsicata, ma non ci sono rimasti, ma ce l'ho io la cura. Forse c'è un po' troppa corrente. Un po' troppa corrente forse. Ci vuole qualcosa di che affondi più velocemente. Eccolo qua. Non è piccolo. Sembra un bel bar, Ti facciamo fare il lifting. Beh, non è piccolo, è piccolo, però dai, va bene. Volevo forarne ancora uno e l'ho forato. Basta adesso, adesso ce ne andiamo a casa. Secondo me ci sarebbe da divertirsi ancora. Ma dava delle belle testate, pensavo fosse più grosso. Sarebbe da divertirsi, perché con queste condizioni magari potrebbe uscirne anche uno bello grosso. Però è buio, sono da solo, sono stanco, ho fame, devo pulire lo zaino che sembra che mi abbia cagato dentro un triceratopo. Quindi ragazzi me ne vado. Vi faccio vedere il bar. Si vede che magari nella schiuma era bello nervoso. Beh ragazzi, allora direi che questo video può finire qui. Io me ne vado a mangiare. Statemi bene, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Alla prossima. Ciao ragazzi. E mollami. Adesso bisogna anche tornare alla macchina però, Speriamo. Di qua o di là? Vabbè dai. Dice che c'è un protettore per i ciuchi, per gli ubriaconi e anche uno per i pazzi. Quindi io spero di avere quest'ultimo che mi aiuti a me adesso.
Sì, dai, qua va bene, qua è camminabile. Ma sì, dai, la macchina la troviamo. Bisognava andare da questo lato. Prima o poi la trovo, dai. Vi aggiorno dopo, ragazzi. Ragazzi, stavolta me la sono vista un pochino brutta, non riuscivo più a trovare la macchina e incomincio a avere davvero tanta sete, quindi proprio nella spina, quindi insomma quindi mi sono un po' cagato addosso, ve lo dico, ve lo devo ammettere. L'abbiamo fatta, dai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. C'ho le gambe che sono massacrate. Massacrate. Adesso bevo come se non ci fosse un domani. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato la pellaccia a casa. Me la sono vista un po' brutta, Me la sono vista un po' brutta. Brutto essere completamente a buio da solo in mezzo al nulla, senza una luce, senza un'abitazione. Ho fatto affidamento solo sulla mia memoria, diciamo, però a buio poi non è facile capire tu non puoi, emozioni. Avevo la luce, sì, ma non è una luce troppo forte, sufficiente per vedere una decina di metri, ma non di più. Avessi avuto magari quel farone, la macchina l'avrei individuata prima. Invece così no. Però vabbè, dai, ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a casa, doccia, ci rilassiamo. Sono veramente spezzato in due. Ragazzi, basta, dai, il video finisce qua. Alla prossima, iscrivetevi al canale, ciao, un bacio.